Ciao a tutti, oggi vediamo come cucire una giacchetta double fast, cioè reversibile, indossabile sia dal dritto che dal rovescio. Il procedimento consiste nel cucire due giacchine uguali per poi unirle in modo da nascondere le cuciture all'interno. Una giacca farà da esterno, da guscio, e l'altra farà da fodera, ma si potrà anche rivoltare il tutto e utilizzare in questo modo. Quella che vi presento è già la seconda giacca. Il procedimento è identico per entrambe. Il modello non prevede chiusure. I lembi sul davanti si sovrappongono e potranno essere tenuti fermi da una spilla o da una cintura in vita se lo si desidera. Partiamo come al solito dalla cucitura delle spalle, unendo così il davanti e il dietro, dritto contro dritto. Ho aggiunto alla cucitura un pezzo di elastico per rinforzarla. L'elastico è più corto della lunghezza delle spalle, questo per evitare di creare troppo spessore. Successivamente lungo le cuciture di collo e maniche. Ho cucito con uno zig-zag per mantenere l'elasticità della stoffa e ho fermato la cucitura all'inizio e alla fine con il punto indietro. Questa regola vale praticamente per tutte le cuciture. Sempre sulla spalla ho ripiegato i margini di cucitura verso il davanti e li ho impunturati con un punto dritto piuttosto lungo. Questo è l'unico passaggio diverso tra le due giacche, perché i margini di cucitura della spalla dell'altra giacca sono stati rivoltati verso il dietro. Ho deciso di fare in questo modo per evitare che si formasse troppo spessore. Dopo le spalle vengono le maniche. Ho disposto i due strati di stoffa dritto contro dritto. Ho fatto combaciare il centro della manica contrassegnato con una piccola tacca e la cucitura della spalla, e quindi anche le due estremità. Il lato più scosceso della manica va rivolto verso il davanti, mentre quello più bombato va rivolto verso il dietro. Ho poi cucito con uno zig-zag stretto e corto. Ho utilizzato questo punto per tutte le successive cuciture, a parte le impunture finali. A questo punto ho potuto chiudere maniche e fianchi, sempre dritto contro dritto, in un'unica operazione, partendo dal polso fino ad arrivare all'orlo in fondo, dove ho lasciato uno spacchetto di circa 2 centimetri. Il grosso della giacca è completato, non resta che unire i due capi uguali per renderli reversibili. L'unica differenza tra le due giacche si trova nella cucitura della spalla. In un caso i margini di cucitura sono stati rivoltati verso il dietro e nell'altro verso il davanti, come ho detto prima. Questo per evitare che una volta unite le due giacche si crei troppo spessore. Ora bisogna rivoltare una giacca e disporre le due giacche dritto contro dritto e unirle lungo tutti i bordi, quelli del collo, dell'apertura sul davanti, gli spacchetti e lungo l'orlo in basso. Dietro ho lasciato un'apertura di qualche centimetro per poter rivoltare il tutto. Nel cucire ho cercato di far combaciare le cuciture delle spalle, quelle dei fianchi e gli spacchetti. I polsi invece sono un po' più complicati. Rivoltiamo tutto dal dritto e infiliamo le maniche una dentro l'altra, in modo che siano rovescio contro rovescio. Quindi per avere un riferimento segniamo con uno spiglio come andrà eseguito l'orlo e poi rivoltiamo nuovamente sul rovescio. Seguendo lo spillo di riferimento spilleremo anche il resto del polso tutto intorno per fermare tutto in posizione e poi cucire. Ecco qui il passaggio alla macchina da cucire. Una volta terminate tutte le cuciture dei bordi, bisognerà tagliare margini troppo lunghi ed eliminare gli angoli, quindi rivoltare tutto e stirare in posizione, anche l'apertura del dietro. In questo modo ci aiuteremo quando poi la dovremo chiudere. Il tocco finale sarà l'impuntura lungo i polsi, il collo, le aperture sul davanti, gli spacchetti e l'orlo in basso. Con questa impuntura chiuderemo anche l'apertura del dietro. Sarà eseguita con un punto dritto piuttosto lungo e molto vicino al bordo. Servirà per rifinire la giacca e anche per tenerla ferma in posizione.
Grazie per aver guardato il mio video, lascia un mi piace se è stato interessante e non dimenticare di iscriverti al canale. Un saluto e alla prossima!